Se hai imparato l'italiano come lingua straniera, probabilmente anche tu hai delle difficoltà con il congiuntivo. Dico così perché quasi tutti gli studenti di italiano trovano il congiuntivo particolarmente difficile. Probabilmente spesso ti chiedi se in una determinata frase sia meglio usare il congiuntivo oppure l'indicativo. Ecco, se hai questo tipo di dubbi, sei nel posto giusto. In questo quiz, infatti, vedremo una serie di frasi e cercheremo di capire insieme se sia meglio usare il congiuntivo oppure l'indicativo. In questo quiz ci concentreremo in particolare sul congiuntivo presente e il congiuntivo passato. Per ciascuna frase ti dirò due varianti, una con l'indicativo e una con il congiuntivo. Il tuo compito sarà quello di capire qual è la variante corretta. Avrai 5 secondi di tempo per ciascuna frase. Ma evitiamo di perdere tempo e passiamo subito alla prima coppia di frasi. Round 1. La prima coppia di frasi è questa. La prima variante è mi sembra che ha detto così. La seconda variante è mi sembra che abbia detto così. Quindi come puoi vedere c'è una variante all'indicativo, ha detto, e una variante al congiuntivo, abbia detto. La domanda è: qual è la variante corretta? Cioè, in altre parole, in questa frase bisogna usare il congiuntivo o l'indicativo? Punto di domanda. Ecco, pensaci un attimo, ti lascio 5 secondi di tempo per pensarci. La variante corretta è mi sembra che abbia detto così. Quindi in questo caso bisogna usare il congiuntivo. Sarebbe preferibile usare il congiuntivo. Ma vediamo la seconda frase. Round 2. La prima variante è mi sembra che è andata bene. La seconda variante è mi sembra che sia andata bene. Quindi abbiamo una variante all'indicativo, è andata, e una variante al congiuntivo, sia andata. Qual è la variante corretta? Hai 5 secondi di tempo. Se hai scelto la seconda variante, complimenti, hai indovinato. La variante corretta è mi sembra che sia andata bene. O meglio, questa sarebbe la forma più precisa secondo la grammatica. Poi, chiaramente, nel parlato molte persone dicono mi sembra che è andata bene. In altre parole, la variante col congiuntivo sarebbe preferibile. Ma vediamo la terza frase. Round 3. La prima variante è mi sembra che piove. La seconda variante è mi sembra che piova. Anche in questo caso abbiamo una variante all'indicativo, piove, e una variante al congiuntivo, piova. In questa frase sarebbe meglio usare il congiuntivo o l'indicativo? Punto di domanda. Ti do 5 secondi di tempo per pensarci. In questa frase sarebbe meglio usare il congiuntivo, quindi sarebbe meglio dire mi sembra che piova. Questo almeno è quello che dice la grammatica. Poi è chiaro che se invece di usare il congiuntivo usi l'indicativo, non è un errore grave. Infatti nel parlato molte persone dicono mi sembra che piove. Questa diciamo che è una variante informale e tipica del parlato. La forma più corretta, soprattutto se vuoi fare colpo sui tuoi professori di italiano, è la forma con il congiuntivo. Quindi mi sembra che piova. Diciamo che mi sembra che piova sono 5 stelle su 5, mentre mi sembra che piove sono 3 stelle su 5. Ma vediamo la quarta frase. Round 4. La prima variante è mi sembra che sta piovendo. La seconda variante è mi sembra che stia piovendo.
Anche in questo caso abbiamo un verbo all'indicativo, sta piovendo, e un verbo al congiuntivo, stia piovendo. In questa frase sarebbe meglio usare il congiuntivo o l'indicativo? Punto di domanda. Hai 5 secondi di tempo. In questo caso sarebbe meglio dire mi sembra che stia piovendo, quindi sarebbe meglio usare il congiuntivo, sarebbe preferibile usare il congiuntivo. Poi, come dicevo prima, in questo caso se usi l'indicativo non è un errore grave e infatti nel parlato molte persone dicono proprio così, mi sembra che sta piovendo. Quindi la forma col congiuntivo sarebbe quella da preferire, sarebbe quella più precisa secondo la grammatica, mentre invece la forma con l'indicativo è tipica del parlato. Ma vediamo la quinta frase. Round 5. La prima variante è mi sembra che hai studiato tanto. La seconda variante è mi sembra che tu abbia studiato tanto. In questo caso abbiamo una variante all'indicativo, hai studiato, e una variante al congiuntivo, abbia studiato. Come avrai notato, in questo caso nella variante al congiuntivo specifichiamo il pronome personale. Infatti diciamo mi sembra che tu abbia studiato tanto. Questo è uno di quei rari casi in cui si specifica il pronome personale. E questa è proprio una cosa tipica del congiuntivo. Quindi è molto più comune sentire mi sembra che tu abbia studiato tanto che non mi sembra che abbia studiato tanto. O meglio, mi sembra che abbia studiato tanto di solito si riferisce alla terza persona singolare, quindi mi sembra che lui oppure lei abbia studiato tanto. In ogni caso, quello che ci interessa capire in questo momento non è questo, ma è capire se in questa frase sia meglio usare il congiuntivo oppure l'indicativo. Ti lascio un attimo di tempo per pensarci. In questa frase sarebbe preferibile il congiuntivo, quindi sarebbe preferibile dire mi sembra che tu abbia studiato tanto. Come dicevo prima, questa è la forma più precisa, poi chiaramente nel parlato, nell'italiano colloquiale, molte persone dicono mi sembra che hai studiato tanto. In altre parole, questo è uno di quei casi in cui sì, in teoria bisognerebbe usare il congiuntivo, se si usa l'indicativo è un errore, ma non è un errore grave. O meglio, per alcune persone non è neanche un errore, ma è una forma tipica del parlato. Spero che questo quiz ti abbia aiutato a capire come funzionano le frasi di questo tipo, cioè le frasi con mi sembra che. In generale non è possibile, o quantomeno non è consigliabile, dare una definizione astratta e generica di quando bisogna usare l'indicativo e quando bisogna usare il congiuntivo, perché la scelta tra congiuntivo e indicativo dipende da quello che precede il verbo. In altre parole, la scelta tra congiuntivo e indicativo dipende dal tipo di frase. Spero che ora le frasi con mi sembra che siano chiare. Qui in alto ti lascio un quiz su un altro tipo di frasi. Sono sicuro che anche questo quiz ti aiuterà a imparare meglio il congiuntivo. Quindi prova a dargli un'occhiata.